Un amico anni fa mi ha fatto dono di una tavola Ouija personalizzata. Ma c'è una cosa strana. La mia tavola deve essere difettosa perché quando la uso e la planchette comincia a muoversi, tra tutti gli spiriti defunti che mi contattano non c'è traccia di principi, grandi eroi o personaggi illustri. Si palesano solo spiriti di gente mezza matta, assurda, le anime di persone eccezionali ma spesso dimenticate o emarginate. Vediamo chi mi contatterà oggi. Tu che vaghi nelle tenebre opache del limbo, qual è il tuo nome? Erano le 8 di mattina del 19 luglio 1805. La città sull'acqua si era svegliata solo da qualche ora, ma calli, campi e sottoporteghi erano già un risuonare di vita e di voci, quando la routine dei veneziani, sempre indaffarati, venne interrotta da un gran chiasso proveniente dalla Calle delle Muneghe a Sant'Alvise. Se foste stati tra i passanti che si precipitarono sul posto richiamati dalle grida di soccorso, avreste trovato un capannello di persone davanti al civico 2888. Avreste notato che tutti gli occhi erano puntati verso qualcosa che penzolava in alto sulla facciata del palazzo. Seguendo la linea del loro sguardo, sareste rimasti senza fiato. Lì, appeso fuori da una finestra, c'era un uomo crocifisso. Facciamo un passo indietro. Quello che sappiamo di questa strana storia si deve al medico Cesare Ruggeri, che la raccontò a un suo amico con una lettera che venne pubblicata per la prima volta nel 1806. Mattio, il protagonista di questa vicenda, era nato nel 1760 nel Bellunese, a Casale di Soldo, da una famiglia di agricoltori. In quel paesino di 4 case, sperduto nelle montagne, la vita era dura e tutti vivevano in povertà, tranne 2 persone. Gli unici che non lavoravano la terra e anzi erano figure di potere erano il parroco e il cappellano. Così a Mattio venne voglia di farsi prete e sotto la guida del cappellano del villaggio imparò a leggere e un poco a scrivere. Però i suoi genitori non avevano bisogno di un figlio letterato, ma di un lavoratore. Così Mattio dovette interrompere gli studi e mettersi a fare il calzolaio. Tutto il giorno seduto da solo nella bottega in silenzio, il ragazzo si fece taciturno e la sua idea di diventare un religioso divenne a poco un'ossessione, forse una segreta via di fuga dalla sua realtà difficile. Conosciuto in paese come uno che non parlava che di chiesa, di prediche, di santi e digiuni, Mattio insegnava il catechismo ai bambini e in generale non era mal visto, fino a quando non fece qualcosa di clamoroso. Un giorno nel luglio del 1802 si ritirò in una stanza della sua casa mentre sua madre era in strada. Prese un affilato coltello da calzolaio e praticò su se stesso una perfetta evirazione. Una volta recisi completamente pene e testicoli, li gettò dalla finestra in strada dove vennero raccolti dalla madre. Mattio aveva preparato delle erbe pestate per fermare l'emorragia e dei panni di lino puliti per medicarsi. Miracolosamente riuscì a salvarsi e a guarire in breve tempo. Ruggeri dice anche: non si è mai potuta precisamente sapere la ragione che l'indusse a questo atto crudele. Alcuni vogliono sia stato per far dispetto ad una giovane di cui pretendeva si fosse innamorato e non corrisposto. Ma non sarebbe più ragionevole credere, dietro il conosciuto carattere di quest'uomo, che la di lui timida coscienza spaventata dalle tentazioni della carne l'avesse deciso a disfarsi tutto a un tratto e per sempre d'un formidabilissimo nemico. Quello a cui Mattio non aveva pensato era che un simile fatto non poteva rimanere nascosto. In men che non si dica, tutti al paese parlavano solo della sua evirazione. I ragazzi in particolare si divertivano a schernirlo, a fargli scherzi, a tormentarlo, a cercare di scandalizzarlo. Come scrisse Mattio stesso in una lettera di confessione, qui devo un po' parafrasare perché il suo italiano era molto stentato, perfino quando ero presente, assieme alle loro donne, amanti e puttane, facevano balli assai scandalosi e lunghe tresche con toccamenti delle mani, tanto che l'anima mia si rattristava a una simile vista.
Così, non potendo più sopportare le continue beffe, Mattio si trasferì a Venezia, dove viveva e lavorava il suo fratello minore Angelo. Qui riprese il suo lavoro di calzolaio, ancora una volta tenendo un profilo basso, ma ancora una volta meditando un gesto eclatante. Questa volta il suo martirio sarebbe stato una vera e propria crocifissione. Ed eccoci tornati a quel 19 luglio 1805 in cui, come dicevamo all'inizio, i passanti lo trovarono crocifisso fuori dalla sua finestra. Ma non è che sia facile autocrocifiggersi appesi fuori da un balcone. Come c'era riuscito? La preparazione e l'esecuzione furono accuratissime ed estremamente complicate. Mattio, giorno dopo giorno, cominciò a costruire il suo patibolo, procurandosi tutti gli strumenti necessari per il supplizio: chiodi, funi, fasce, una grossa rete di spago, una corona di spine. Posizionò la sua croce orizzontalmente, legata con delle funi alle travi del suo appartamento. Sospettando di poter cadere, creò una specie di sacca con la rete di spago in cui infilò la parte inferiore della croce. Arrivato il giorno stabilito per il martirio, si denudò completamente, ricoprendo con un fazzoletto il sito occupato una volta dai genitali, come scrive Ruggeri. Si sedette sulla croce con le gambe dentro alla rete, prese un primo chiodo e si trapassò la mano sinistra. Poi mise il piede destro sopra il sinistro e prese un lungo chiodo e a colpi di martello lo ficcò nei piedi finché non furono fissati alla pedana di legno sottostante. Si legò la vita e il petto alla croce con una corda già preparata e si piantò un chiodo anche nella mano destra. A quel punto decise di replicare la piaga del costato di Cristo, usando ancora una volta un coltello da calzolaio. Ma in realtà non infilò la lama tra le costole, cosa che l'avrebbe probabilmente ferito a morte, ma si tagliò l'addome senza provocare lesioni gravi. Ora mancava soltanto l'esposizione al pubblico. Mattio non poteva appoggiare le mani a terra perché erano trafitte dai chiodi. Quindi, puntando sul pavimento le nocche delle dita, si spinse in alto, sollevando il corpo con tutta la croce attaccata e rimanendo appeso con le corde alle travi del soffitto. Poi, sforzandosi e dimenandosi, si mise ad oscillare finché la croce non si incastrò nella finestra dalla parte dei piedi e con un ultimo slancio riuscì a farla uscire del tutto dal balcone. Scrive Ruggeri: ciò fatto stese in alto e dall'indietro ambe le braccia, a fine di far entrare i chiodi delle mani nelle due estremità laterali della croce, dove erano già preparati i buchi per riceverli. Ma sia che non abbia potuto riuscire ad attaccare ambe le mani alla croce, sia che abbia dovuto impiegare la destra per aiutarsi a sortire dalla finestra, il fatto è che quando fu dalla gente in istrada veduto pendere con la croce fuori dalla detta finestra, solo la mano sinistra era inchiodata e la destra ciondolava lungo il corpo fuori dalla rete. La gente accorse subito a toglierlo dalla croce e venne chiamato un chirurgo. Il Ruggeri, per motivi professionali, si trovava nelle vicinanze e decise di andare a vedere. Dopo le prime medicazioni, Mattio fu trasportato all'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo, di cui Ruggeri era all'epoca direttore. Per tutto il tempo Mattio non aveva mai proferito parola e anche nei giorni seguenti mantenne uno stretto silenzio. Lo interrogai varie volte sul perché si sia posto in croce e mi rispose sempre le stesse parole, cioè che la superbia degli uomini doveva essere castigata ed era perciò necessario che egli morisse in croce. Mattio fu portato all'ospedale dei Pazzi di San Servolo il 20 agosto 1805. Vi morì il 2 aprile 1806 per cause naturali. Ruggeri nel suo resoconto non può trattenersi dal chiosare: trovo bene che Mattio sia morto, perché sopravvivendo ancora qualche anno avrebbe potuto invertire il suo delirio e tentare con altrui danno la riparazione della propria estorta virilità e dedicarsi alla mollezza ed ai piaceri dei sibariti. Insomma, dopo tutto quello che era successo, l'unica grande preoccupazione del medico era che, restando ancora in manicomio, Mattio potesse arrivare all'estremo opposto e diventare lussurioso. Qual è il confine tra normalità, eccentricità e follia? Ogni società decide cos'è pazzia e cosa non lo è. La malattia mentale è soltanto quella riconosciuta come tale. Inoltre, per Foucault, la follia è sempre intimamente legata al linguaggio delle istituzioni. E in questo senso il martirio scelto da Mattio non era altro che un'estremizzazione di pratiche religiose
esistenti da molto tempo. Pensiamo per esempio alla sua evirazione. Nel Vangelo di Matteo si racconta con ammirazione che vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé a motivo del regno dei cieli. In Russia l'autoevirazione era praticata dalle colombe bianche, ovvero i cristiani ortodossi chiamati skopci, e non erano affatto ritenuti dei pazzi. Pensiamo poi alla sua autocrocifissione. A ben vedere non è altro che una forma radicale di cristomimesi, ossia quella imitatio Christi che la Chiesa proponeva da secoli. Nelle Filippine, uno dei paesi più cattolici al mondo, durante la Settimana Santa decine di persone si crocifiggono al culmine delle processioni e anche qui non sono affatto ritenuti dei pazzi. L'ossessione religiosa di Matteo Lovat, insomma, non era totalmente assurda, ma si inseriva in una narrativa istituzionale precisa, con una sua tradizione. Però era troppo letterale nel mettere in atto quei concetti. Matteo aveva superato un limite non detto, quello che la società percepiva come il confine tra la normalità e l'anormalità, e questo lo condannò a finire i suoi giorni chiuso in manicomio.